Mondo, buongiorno. Allora, oggi è una giornata un po' oggiosa, però ha piovuto. Siamo già a metà mattinata. Questa mattina abbiamo fatto già un po' di cose. Siamo andati da Risparmio Casa a prendere solo di prepararmi la pastiglia della pressione. Siamo già andati in giù a Savona, abbiamo già fatto un po' di cose e siamo andati a Risparmio Casa a prendere un po' di detergenti, perché questo mezzo che abbiamo preso, che ora oggi vi faccio vedere, facciamo un unboxing del nuovo mezzo di casa su 4 ruote. Mezzo preso per, siccome dovremmo stare un po' qui, quest'anno si viaggerà diversi che l'anno scorso per lavoro. Con il carretto nostro cercheremo di fare un po' meno chilometri che gli altri anni, quindi staremo più fermi qua. Visto che l'anno scorso comunque l'avevo noleggiata, avevo speso tantissimo, abbiamo deciso quest'anno di acquistare una macchina. Calcolate che l'ho pagata 600 euro, mi è costata più l'assicurazione al passaggio che la macchina, si può dire. Quindi con 2 affitti di una macchina per 1 mese e mezzo circa abbiamo fatto tutto e ce l'abbiamo, diciamo, a vita. È vecchia, è brutta, è un po' tocchignata, ma è una macchina che dovrà rimanere in mezzo alla strada, quindi non mi interessa. Quello che mi interessa però è che sia sterilizzata internamente, perché chi ce l'aveva fumava tantissimo, c'è un odore di fumo assurdo. La usava un po' come lavoro, lui faceva tipo muratore in bianchino, quindi non vi dico dentro com'è, ora ve la faccio vedere. Bisogna darci una bella sterilizzata internamente. Di motore, ieri ho fatto un po' di strada perché l'abbiamo presa quasi vicino a Torino, avanti e indietro, abbiamo già fatto quasi 200 km. Va bene, consuma niente, che è quello che cercavamo noi, un 1.300 multijet 80 cavalli. Calcolate che la media che dà il consumo sul display sono quasi 30 fischia chilometri al litro, abituati al camper che fa 6, quindi capite bene che muoversi tanto con il camper o eventualmente muovermi con la macchina, è vero che ho avuto il costo, ma secondo me lo ammortizzo molto rapidamente. Ora andiamo a sterilizzarla un po', intanto la facciamo vedere nelle sue piene prestazioni. Ricomincia a piovere? No. Tempo del piffero. Ci chiudiamo in macchina. Una Fiat Punto classicissima, niente di spettacolare. Qua devo sistemare che si apre da qua il baule e non è corretto. Il paraurti è rotto, ma gliel'ha sostituito con uno di un altro colore, va benissimo. Io quello che gli farò sarà 4 gomme nuove perché sono alla frutta e un tagliandino, giusto perché almeno al giorno di oggi so quello che ho realizzato io come lavorazione e tutto. Internamente è così, non so se si capisce lo sporco che c'ha, ma è veramente in stati pietosi. Guardate qua il nero che c'ha, cioè proprio guardate il tetto lì come è nero dal fumo, anche le plastiche qua, quindi la usava per lavoro, diciamo ci può stare, se proprio vogliamo dirlo, più o meno. Quindi un bel tagliandino e 4 gomme nuove sono gli unici lavori che gli eseguirò, perché almeno so che al giorno di oggi c'ha tanti chilometri, c'ha 330.000 chilometri, ma questi motori, se trattati bene, vanno alla grande. Quindi diamo una bella pulita al nuovo coce e ci vediamo strada facendo. Per essere la prima passata direi che va già bene. Di com'era, guardate lì, diciamo è stato tolto un po' il grosso, mezzo tetto è stato fatto più o meno e l'altra metà no, però la differenza si nota. Io credo che questo qua dal 2007 che c'ha sta macchina non l'ha mai lavata. no, è impossibile. Mamma mia, Cioè, io uno schifo così veramente non assurdo. Cioè anche se la usi per lavoro, un po' di ritegni, un po' di... cioè, vabbè. la croste ci Sì. sono. Come procede, signorina Jessica? Cosa ho trovato lì sotto? Beh, mi immagino. Beh, diciamo che basta un po' la testa, già il tetto è diventato bianco a confronto. Vai a tenere una macchina lì. Non lo so, non lo so. Guardate che belle ora le plastiche, sono tornate del loro colore. La spugnetta, la Dracula che Dracula. E la sul sedile lato guida. Stiamo tirando via il grosso, ma poi la fai pian pianino col tempo, perché sennò non ne usciamo vivi. Avremmo cambiato, avremmo usato una cisterna d'acqua. Questa è l'acqua più pulita, quella di prima era quel colore. 4 bacinelle così abbiamo cambiato. Vabbè, poco male, andiamo avanti. Per il momento direi basta. Siamo arrivati a un ottimo punto. Che ne dite? Ha cambiato colore? È un po' più bella? Più decente.
tutte le plastiche, gli ho dato un rinnova plastiche, le abbiamo fatte venire belle lucide, Guarda i sedili dietro. anche i sedili sono venuti abbastanza bene, le plastiche quelle che ora le vedete bianche che erano nere, il tetto, ancora da fare. ce n'è, però abbiamo consumato uno Chanticleer intero, praticamente. Questo non l'abbiamo fatto. Ah, è vero, c'è da fare quella letta lì, però ora è accettabile. Possiamo circolarci, ora me la sento già più mia, ecco. Io finché non la lavo a modo mio così la macchina non me la sento mia. Però già abbiamo tolto tutto un po' l'odore di fumo, ora ci abbiamo preso anche un disinfettante, lo spruzziamo e la chiudiamo. Prima provo a togliere un attimo i filtri dell'abitacolo che voglio vedere in che stati sono. Ecco, gli unici lavori da fare, prima vi ho detto, sono 4 gomme nuove, tagliando e caricare l'aria condizionata, perché visto che noi la usiamo principalmente poi d'estate che siamo qua, soldi no, e quindi l'aria condizionata ci vuole, quindi i filtri abitacolo andranno sostituiti perché saranno in stati pietosi. Vedendo come la macchina non oso immaginare come sono i filtri. I filtri secondo me anche se bisogna cambiare, Un tagliandino. saranno di fumo. Sì, perché se accendi la ventola comunque corre circolo. Bueno, disinfettante messo e l'abbiamo chiusa così si abbazzano tutti i batteri al 100%. Ora andiamo su da mia suocera A lavare tutti i relitti. e a fare la pappa. Usiamo il pesto che ci ha dato il signore ieri mattina, che non mi ricordo il nome, comunque lo ringraziamo di nuovo. E niente, ci vediamo a casa di mia suocera. Sì. Il camionista che c'ha il web basta acceso. Buona, siamo arrivati alla base. Cosa ci fai di buono oggi? Basta al pesto. No, Col- no, gli fai venire l'acqua fredda poi. Dai, allora apri. Ma no, bella. E c'è Cristian sotto la doccia, se la apri di qua gli arriva meno calda di là. Quindi pasta al pesto. Questi sono i pestini di ieri e via. Transetto fatto, oggi ragazzi fa un freddo, è una giornata invernale, siamo tornati in inverno. Abbiamo fatto la pappa, abbiamo cianciato un po', ora però torniamo alla nostra base perché c'è da far uscire Pippotto, Jessica deve finire un video e poi siamo pendienti di aspettare il corriere perché deve arrivare Bartolini a lasciarmi un pacco, una fascia oraria del piffero, però tocca aspettare, quindi ci vediamo dopo con il corriere. Buona signori, è arrivato il pacco, l'abbiamo messo in garage da mia suocera, poi lo vedrete. Ora andiamo in giù perché dobbiamo passare dall'assicurazione a ritirare il contratto originale in mano da averlo. Poi dobbiamo fare un paio di giri in giù, comunque li vedete insieme a noi. Ma prima di tutto caffettino. Questa mattina ci siamo svegliati presto, quindi c'è il caffettino time e poi andiamo avanti con le cose. Quindi era lento come la Quaresima, cioè non c'aveva voglia. Ah, ok. Chi Cioè, era? Marta? no, Alessio. Cioè non è che c'aveva voglia, saranno stanchi, poveracci, ci mancherebbe. Non c'aveva in casa il termostato, arriva domani mattina e detto, preparami anche olio, filtro, tutto per domani, che se no sto qua 6 mesi. Ho detto, preparami tutto, che c'è tempo e veniamo domani mattina, tanto dobbiamo venire giù per lui. Giusto? Beh, non mi ha ancora dato l'orario, però vabbè. Veniamo in giù. Ora andiamo, ci spostiamo di tantissimo. Ah, poi arrivati. Andiamo a chiedere un po' un prezzo di gomme qua per sto Porsche Turbo. Allora, abbiamo chiesto 2 prezzi, ora poi facciamo l'ultima tappa, chiediamo anche dove lavoravo io. Non sto fatto. 20 euro meno dell'altro, 3,30. Facciamo un po' di diesel anche qua, non solo al camper. No, che adesso iniziamo con questo. Però perlomeno questa consuma un po' meno. Dai. Se si riesce a vedere i litri, Costa 1,587. vediamo quanto ci sta. Di più, boh. Nel camper sono 100 qualcosa euro, 110-120 euro il pieno. Vabbè, qua è più piccolo, sto fatto. Ma secondo me 60 euro ci stanno, 50-60 euro ci stanno. Sì, anche di più secondo me. Secondo me sui 70-80 euro. Vediamo. 50,
33 litri, 60 euro, 38 litri, 65. 62, 62, 63 euro, 39 litri con 70. Top. Vediamo quanti chilometri facciamo con quel... con quel Abbastanza gasolio. secondo me. Vediamo, azzeriamo i chilometri e vediamo. Alla fine, anche se erano i più cari CM Gomme dove io lavoravo, però poi mi trattano bene perché sono di casa. Tutte e quattro montate 2,80. Ah, no. La fascia dell'Anco. Convergenza, montaggio, bilanciatura, valvole nuove, tutto il kit, tutto compresso. Kitangelo. Venerdì perché ce n'aveva solo 2 in casa, ero lì e lì per mettere le 2 già davanti, così almeno avevo i cerchi giusti, 2 gomme buone. Però ho detto vabbè, facciamo tutto venerdì alle 2:30, almeno non, se c'è magari dei cerchi storti, ok, metti davanti, dietro, sistemi l'alzi una volta sola. Ora assicurazione e ritirare i documenti originali. Arrivati all'assicurazione, ora va a prendere i documenti. Iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un like. Vi ricordo. Cioè, te il libretto e tutto? Sì, però la cosa azzurra ce l'hai te? no. Allora gliel'ho lasciata loro. Me la sono svanita lì dal gommista. Buona. Ultime commissioni quasi fatte. Ora andiamo all'Eurospin di Portovado a prendere un paio di cose che ci ha chiesto mia suocera, che gli servono, che vuol farci il salame dolce. Bene ragazzuoli, spesa fatta, ora torniamo alla base, direi. Guardate ragazzi, ho preso l'uovo di Pasqua. Il bimbo ha preso l'uovo. Il bimbo si è preso l'uovo di Pasqua. Ora c'è da prendere Cosa c'è da fare ora? dal Occhio perché c'è un tabacchino, pro che fa il romano. Le sigarette. dal Accurato. corrado E via. e basta, e poi basta, andiamo su. Andiamo in su. Cena fatta in casa dei suoceri, abbiamo mangiato la pasta con le zucchine e i gamberetti questa sera e poi il salame, lo stracchino. Un po' di roba l'abbiamo mangiata. Ora siamo tornati in camperozza. Veramente buono, alla fine me lo sono finito. La panetta di stracchino mi sono mangiato. Buono. Sì, se l'ho mangiato io che non mangio i formaggi, direi che era buono. Ora sta mangiando anche il mio bambino, che gli abbiamo preso i mirtilli che gli piacciono tanto. E dovete vedere ragazzi, domani ve lo faccio vedere. Gli abbiamo comprato le fave, quelle intere. Classiche. È assurdo, è impressionante come lui la tiene con la zampina, la passa, quando sente duro che c'è la fava, tac, apre e prende la fava. È impressionante vederlo fare quel movimento. Ne amore? Effervescente, vichy. L'acqua Vichy? Mi sa di no. Perché? No, perché avevo voglia di bermi vichy. C'è il Brioschi se devi digerire. Visto? No, volevo l'acqua vichy. Non c'è. Cosa faccio? La creo. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo. Domani con un nuovo episodio. Mondo, buongiorno! Oggi ci siamo risvegliati con una bella giornata, per fortuna, ora ve la faccio vedere. Ah, qua Mini Bro gioca alla Play. Jessica pulisce tutto il camper. Qui abbiamo una giornata bellissima. Andiamo a fare un lavoretto abbastanza impegnativo oggi. La macchina di mio suocero, il Chevrolet Blizzard, lì come si chiama, c'ha dei nomi strani, ha bisogno di aiuto. Per fortuna o purtroppo non lo so, perché vabbè, non possono portarla dal meccanico perché il meccanico ha appuntamenti molto lunghi, una cosa e l'altra, per farli anche risparmiare gliela sistemo io. Cosa dobbiamo fare al Chevrolet Blizzard lì? Guarda che sto prendendo io le chiavi del... Beh, tanto il garage non devi aprire niente. Gli è praticamente un po' come quello che è successo a noi giustamente 2 giorni fa. Ha iniziato a perdere tantissima acqua dalla pompa dell'acqua, quindi bisogna fargli pompa dell'acqua, ventola di raffreddamento che c'ha il sistema rotto, cinghie dei servizi e boh, qualcos'altro che è nel gruppo lì, radiatori e cose varie. Andiamo a iniziare e vi faccio vedere intanto cosa farò. Questo è il mezzo Chevrolet Trailblazer 4004, benzina, non so che cavolo, per me un bidone di macchina, però bisogna tirare giù la musata e andare a cambiare tutto. Ora apro il cofano e vi faccio vedere. Motore Vortec 4002, scusate. Eccolo qua. La pompa dell'acqua ce l'ha attaccata qua sulla ventola
e niente, bisogna tirare giù. Dalle istruzioni che dice casa madre da tirare giù la musata, il radiatore e tutto. Ora vediamo cosa posso tirare giù, cioè meno tiro giù meglio è. Iniziamo a smontare e poi vediamo come si evolve la situazione. I lavori proseguono, faccio vedere dove siamo arrivati. Non c'è più il muso della macchina, Però sono fermo perché mi serve una 36 a stella per svitare la ventola originale che è attaccata al blocco motore. Quindi ora chiamo mio suocero, è arrivata anche Jessica col caffettino. Ora vediamo cosa dice. Spengo, tolgo la musica e parliamo. Arrivati da una ferretteria, direi. Non lo so se è una ferretteria o una fornitura industriale, mi sa. Vabbè, vediamo se c'è questa chiave che sta cercando Angelo. Vi farò sapere tra pochi minuti. Nisba! È come quando in Spagna cerchiamo qualcosa che non lo troviamo mai. No, qua c'è, il problema è il costo. Ah, ok. Quanto costa? 70 euro. Mamma. Sinceramente mi girano un po' le scatole. Per una chiave che beh. uso oggi non userò mai più. Fosse una chiave che mi Certo. può servire di più, la compro, però Ma pesante, 70 euro. ho chiesto non me la può affittare piuttosto, perché ho detto proprio devo togliere e rimettere il bullone. Fa no, non facciamo sti servizi. La può vedere dai cinesi, ma dai cinesi non ce l'hanno così grosse da 36. Proviamo a guardare al cinese. O chiedere a un'officina se te la presta. Ma le officine non te le prestano. Niente, sembra un'impresa trovare questa chiave. Dal cinese non ce l'hanno. Dal cinese non ce l'hanno. Adesso stiamo guardando su Amazon. E vediamo se si può trovare a prezzo modico. Sì, ho già visto più o meno Sui 15-20 euro. 15-20 euro ci sta. 70, insomma, mica tanto. Vabbè, Un po' tantini. vi faremo sapere se l'abbiamo trovata. Niente, alla fine l'abbiamo ordinata su Amazon. Arriva domani. Arriva domani e quindi oggi va avanti con qualche altro lavoretto Se riesco a cambiare già il termostato. e poi domani farà quello. Allora, cosa ho fatto? Ho tirato via il tubo col termostato vecchio, perché mio suocero ha preso anche il termostato col tubo nuovo, l'abbiamo già montato. E quel tubo lì bello nero che va là dietro, ho tolto l'alternatore, ho già rimontato tutto e ora devo solo lavorare sull'anteriore. Dobbiamo aspettare la chiave perché sennò siamo fermi. Quindi ora però andiamo a mangiare, perché poi alle 4 dobbiamo scendere a portare Cristian a tagliare i capelli. Quindi presto che andiamo. Terminato per oggi, siamo tornati a casa Alessi. Jessica ci ha fatto il pranzetto. Crocchettine, nuggets, ravioli di carne al vapore, ma sono o di verdura o di pollo, non ci sono di carne. No, Li sta beccando tutti i Cristian. Ce ne sono 3 di verdura, li sta beccando tutti i Cristian. No, sono quasi tutti di verdura. Non li mangio. Bravo. Buon appetito a tutti. Buon appetito! Bene, abbiamo fatto il pranzetto, ora andiamo in giù. Perché tanto al mezzo di Corrado, di mio suocero, non li posso far più niente. Mi sono fatto allora una bella doccia. Ora andiamo a buttare il pattume e andiamo a Savona a ritirare i pezzi dell'appunto per sistemare anche questa. E intanto c'è da portare Cristian poi dal parrucchiere e poi vediamo cosa fare man mano. Pezzi ritirati, non abbiamo neanche pagato niente, zero. Questa ce l'avevamo. È nel mio portafoglio. E non ho pagato perché su questo modello danno 2 filtri a abitacolo e 2 filtri olio. Mi ha detto per non starti a fare il pagamento ora e poi lo storno dei 2 che non usi, mi paghi direttamente poi. Si fidano perché mi conoscono e sanno chi sono, non perché. Quindi poi siamo venuti in qua, siccome è presto per Cristian, sono venuto a dare una lavata alla macchina fuori, sia per ridarci una pulita, ma anche perché domani, dovendo andare dal gommista, è giusto che mettano le mani sul più pulito possibile. E siccome in stati pietosi non mi piace a me fare queste cose, visto che quando io facevo il gommista mi arrivavano macchine in stati pietosi, se fossero state un po' più pulite avrei lavorato meglio, era tutto meglio. Respirare la polvere dei freni e quant'altro fa schifo, quindi non fa bene. Diamo una lavata alla macchina. Oh, in 2 addirittura a lavare la macchina. Uno che fa i cerchi e l'altro che lava il motore. Bello che ci ha detto il proprietario, mi raccomando, trattatela bene. Non so se si è reso conto di che macchina aveva, come la trattava lui.
Allora, abbiamo abbandonato Christian dal parrucchiere e nel mentre siamo venuti alla Valle di Vado, che c'è il veterinario Magda che conosciamo già da tempo, che eravamo già venuti l'anno scorso, e prendiamo un appuntamento perché Bernice deve fare la puntura, quella che facciamo in Spagna, deve continuare a fare anche qua. Buon appuntamento preso per Bernice, ora andiamo a recuperare Christian. Buona, abbiamo ritirato qua Bobby che si è tagliato, glieli facevo io, glieli facevo meglio, ha fatto qua... Non è vero. Guarda qualche scalatura che ho. Ha fatto un bel taglio. Fa ridere questi capelli lunghi. Qua c'è anche Emiliano. C'è il casco di banane. C'è il casco di banane. Mi piace. Lunghissimi. 21 euro per farsi tagliare un po' i capelli ai lati. Andavo io col pentolino, te li tagliavo uguali ai lati. Anche sopra 3 dita quasi. Buono, ora vediamo cosa fare. Io mi sa che cambio una lampadina intanto alla macchina, già che siamo qua a far niente. Siamo tornati alla base e nel mentre ho detto, ciao, già che c'è ancora un po' di tempo, inizio a cambiare almeno il filtro abitacolo che è in stati pietosi sicuramente, e respirare l'aria che arriva di lì non fa bene. Guardate la differenza del filtro. Vecchio e nuovo. Quando fate, questo è il filtro abitacolo per farvi uscire l'aria dentro. Quando fate i tagliandi, mi raccomando, sostituite anche questi. Guardate, questa è la parte di dietro che è un po' più chiara, perché è molto molto importante, perché tutte le impurità passano poi dentro e ve le respirate. Questo è tutto smog. Mamma mia. Bene, finito di fare le cose che c'erano da fare, Jessica ha editato un pochettino, Pippotto è stato fuori, andiamo su dei miei suoceri che andiamo a mangiare. Abbiamo preso... Beh, i ravioli li facciamo domani, abbiamo detto. La mia suocera ieri ha fatto il ragù e noi abbiamo preso i ravioli, quelli buoni di carne e verdura, però li facciamo domani a pranzo, mi sa. E stasera lei ha fatto un pezzo di carne che aveva, non so come al forno tipo. Sì. E noi abbiamo preso anche lì dei bocconcini di coppa rivolti, degli involtini, così li mangiamo tutti assieme. Boh, famo. Bene, la cena l'abbiamo fatta questa sera, non ve l'abbiamo fatta vedere perché ci siamo svaniti e siamo tornati ora a casa Alessi. Abbiamo Jessica malata e infortunata con la mano. Non è che sono malata, c'ho malato C'ha male alla mano. al polso. Del posto, sua madre gli ha messo. Fai vedere. Ma cosa faccio? La benda, la tavoletta, cos'è quella a fare? Adesso, Le piastre, che non piastre fanno niente. magnetiche. Domani ti svegli e non c'è più niente. Speriamo. Vabbè, buonanotte a tutti, va ragazzuoli. Buonanotte.